Il 15 maggio del 1553 a Saint-Germain-en-Laye nacque Margherita di Valois. Margherita divenne regina di Francia poiché appunto consorte, prima moglie di Enrico IV, re di Francia. Margherita fu l'ultimo regnante su trono di Francia dell'antica e facoltosa dinastia dei Valois, figlia di Enrico II, re di Francia, e Caterina dei Medici. Margherita era di aspetto più grazioso rispetto ai suoi fratelli e di salute più sana. Infatti fu l'unica a morire a 62 anni, mentre la maggior parte dei suoi fratelli morì poco più che ventenni. Ebbene, chi furono questi fratelli e sorelle di Margherita? Per quanto riguarda coloro che sopravvissero all'infanzia, abbiamo Francesco II, che alla morte del padre, avvenuta nel 1559, divenne re di Francia, ma vi governò soltanto per un anno, poiché appunto morì di eccesso cerebrale nel 1560, a soli 16 anni. Elisabetta, che morirà a soli 23 anni di parto, dopo essere diventata regina di Spagna e moglie di Filippo II. Claudia, morta anche lei di parto a soli 28 anni, dopo aver avuto ben 9 figli. Carlo IX, che divenne re di Francia alla morte del fratello Francesco II. Dal temperamento vivace ma dal buon cuore, morirà purtroppo a soli 24 anni di tubercolosi. Il perfido Enrico III, che diverrà re di Francia dopo la morte del fratello Carlo IX, morirà a soli 38 anni, ucciso da un frate predicatore e fanatico. Fu figlio prediletto di Caterina dei Medici, assomigliandole molto in termini di crudeltà e cinica furbizia. Alla sua morte sul trono di Francia gli succedette Enrico IV, marito della sorella Margherita. Ed infine abbiamo l'ultimogenito, Francesco Ercole. Volubile e fragile, godette sempre dell'appoggio della sorella Margherita, che con sanguinosi intrighi di palazzo cercò sempre di sponsorizzare come futuro re di Francia al posto sia del fratello Enrico III che del marito Enrico IV, senza riuscirvi però, perché Francesco Ercole non divenne mai re di Francia, poiché appunto dopo Carlo IX regnarono prima Enrico III e poi Enrico IV, e perché morì comunque molto giovane, a soli 29 anni, di tubercolosi. Tornando a Margherita, la giovane fu dunque molto affezionata al padre Enrico II, che però morì a soli 40 anni, lasciandola fondamentalmente sola, con una madre arcigna e rigida, fredda e anaffettiva. Era considerata la figlia meno amata da Caterina, con la quale ebbe dunque sempre rapporti molto complessi. Margherita, infatti, si diceva si comportasse come un principe, autonoma e indipendente, mentre la madre pretendeva di usarla come pedina politica per matrimoni combinati. Per quanto riguarda il rapporto con i fratelli, ebbe da sempre un atteggiamento molto protettivo nei confronti in particolar modo del giovane Francesco Ercole, che accudiva spesso come una madre. Aveva inoltre un ottimo rapporto con il fratello Carlo IX, che tra l'altro le diede il soprannome di Margot. I rapporti invece con il fratello Enrico III furono sin da subito molto conflittuali. Margherita infatti si sentiva completamente alla pari nei confronti di Enrico senza alcuna sudditanza e non apprezzava affatto il carattere ambizioso, spregiudicato e cinico del fratello. Dal canto suo, Enrico III non sopportava l'indipendenza di Margherita ed era particolarmente indispettito a seguito della preferenza smaccata che Margherita provava nei confronti di Francesco Ercole rispetto a se stesso, in una sorta di malsana e morbosa gelosia che fece ipotizzare appunto a molti la possibilità che tra i due ci fosse stato molto di più che un semplice rapporto tra fratello e sorella.
Margherita, inoltre, fu da sempre molto colta e intelligente, studiò religione, tattica politica, storia, letteratura e lingue. Si diceva, infatti, parlasse fluentemente in latino, in italiano, in spagnolo, in greco, oltre, ovviamente, in francese. Eccelleva inoltre nella danza, nella musica e nell'equitazione. La sua istruzione, dunque, non ebbe nulla da invidiare a quella dei suoi stessi fratelli. Costretta a soli 16 anni a sposare un uomo che non amava e né conosceva, Sebastiano I di Portogallo, Margherita non rinunciò a viversi un'infatuazione per Enrico I di Ghisa. E fu allora che iniziarono dunque a circolare voci circa atteggiamenti troppo licenziosi di Margherita. Le nozze con Sebastiano dunque sfumarono, ma la madre di Margherita, Caterina, ambiziosa e vendicativa, non esitò a mandare in disgrazia la famiglia Ghisa per aver anche solo indirettamente ostacolato le nozze tra la figlia e Sebastiano. Successivamente Margherita, cattolica, fu promessa al giovane Enrico di Navarra, il futuro Enrico IV di Francia, calvinista. E questa volta le nozze ebbero luogo. Anche questa volta, però, anche in questo caso non si tennero ovviamente in conto i sentimenti di Margherita, che non provava nulla per Enrico se non un affetto amicale dall'infanzia. Costretta dunque comunque a sposare Enrico, si dice che Margherita non volle mai consumare le nozze e difatti non ebbero mai figli. A seguito però di gravi tensioni tra cattolici e calvinisti, tensioni che sfociarono nella notte di San Bartolomeo, in cui i cattolici di Parigi massacrarono i calvinisti presenti nella capitale, Margherita, per onorare e rispettare il suo ruolo di moglie, difese e protesse il marito dal rischio di essere anch'egli assassinato. L'atteggiamento audace e coraggioso di Margherita nel proteggere il marito ricordò molto il suo atteggiamento protettivo nei confronti dei fratelli, tanto da avvalorare, secondo i malpensanti, la tesi dell'incesto tra Margherita e i suoi stessi fratelli. Gli anni successivi alla notte di San Bartolomeo proseguirono tra congiure di palazzo e intrighi, in particolar modo con la prematura morte di Francesco II e con l'aggravarsi delle condizioni di salute del suo successore Carlo IX, momento cruciale in cui Margherita sponsorizzò l'ascesa al trono del fratello Francesco Ercole e non certamente del fratello Enrico III, decisamente crudele e autoritario. Francesco Ercole infatti era un moderato e soprattutto sostenitore di una convivenza pacifica tra cattolici e protestanti, proprio come la stessa Margherita. E fu proprio in questo periodo che Margherita si innamorò perdutamente del comandante militare Joseph Boniface de la Mole. Anch'egli decisamente favorevole all'ascesa di Francesco Ercole rispetto ad Enrico III. A seguito però di un tentativo di cospirazione per ordine della perfida Caterina dei Medici e dell'altrettanto perfido figlio Enrico III, il comandante de la Mole fu torturato e decapitato per lesa maestà, pur sapendo che questo avrebbe provocato un grande dolore nella giovane Margherita. Ma Enrico III, dal canto suo, non perdonò mai a Margherita di aver appoggiato la candidatura del fratello Francesco Ercole a suo danno, accrescendo dunque in se stesso rancore, invidia e gelosia. Enrico III dunque, per vendicarsi ulteriormente della sorella, diffuse attraverso la voce dei suoi favoriti maldicenze pesanti sui comportamenti, a suo dire licenziosi, di Margherita. Enrico di Navarra, il futuro Enrico IV di Francia, marito di Margherita, rimasto sino ad ora in disparte, in sordina rispetto a questi dissapori familiari e intrighi e congiure di palazzo, iniziò quella che sarebbe stata una lunga e appassionata relazione extraconiugale con Charlotte de Sauve, che lo convinse ad appoggiare pubblicamente Enrico III rispetto a Francesco Ercole.
e quindi finì per isolare ancora di più Margherita, che ora aveva ben 3 nemici da cui guardarsi: la madre Caterina, il fratello Enrico III ed il marito Enrico IV. Successivamente Margherita iniziò una nuova relazione con il favorito del fratello Francesco Ercole, ossia Bussy d'Amboise. Ma anche in questo caso il fratello Enrico III e la madre Caterina dei Medici avevano altri progetti. Se dunque il marito di Margherita, il futuro Enrico IV di Francia, era assolutamente concesso avere numerose relazioni extraconiugali, i sentimenti di Margherita dovevano invece essere ostacolati ad ogni costo. E dunque Enrico III, con la connivenza di Enrico IV, ordì un insidioso attentato al giovane Bussy, che scampò miracolosamente alla morte, ma fu costretto successivamente a lasciare la corte parigina. Inoltre, in seguito, come se non bastasse, il marito di Margherita, Enrico IV, allontanò da corte anche alcune dame a cui Margherita era molto affezionata, tra cui Melchior di Torigny, che pare fosse il tramite tra Bussy e Margherita. Ricordiamo dunque che mentre a Margherita non era concesso essere felice, il marito aveva pienamente in atto una relazione da anni con la giovane Charlotte. Tutti questi eventi così negativi fecero adirare non poco Margherita, a cui rispose innanzitutto rifiutandosi di mangiare per giorni e poi successivamente rifiutandosi di condividere ulteriormente la camera nuziale con il marito. Le congiure di palazzo intanto proseguirono e Margherita fu posta dal fratello Enrico III addirittura agli arresti, poiché ritenuta responsabile dell'aver nuovamente agito a favore del fratello Francesco Ercole e cospirato alle spalle dello stesso Enrico III. La situazione intanto divenne sempre più caotica, poiché sia a corte che nel resto del regno cresceva ormai a dismisura il malcontento per la gestione dei rapporti tra corona e minoranze sia etniche che religiose, tanto che attorno alla figura di Francesco Ercole si riunì un vero e proprio esercito. E fu proprio grazie a questo esercito che Francesco Ercole riuscì a liberare Margherita dalla prigionia forzata, che nel frattempo non si era persa d'animo, anzi si era dedicata a promuovere numerose opere di carità e assistenza sociale. Di fronte a tanta intraprendenza e determinazione, Caterina ed il figlio Enrico III furono dunque costretti a trattare, e con la pace di Beaulieu a Francesco si riconobbero terre e titoli, ma soprattutto i calvinisti ricevettero una libertà di culto senza precedenti ed il diritto ad organizzarsi in chiese indipendenti. Si racconta che Enrico III firmò la pace con le lacrime agli occhi. Nonostante la pace di Beaulieu, però, i rapporti tra Francesco Ercole ed Enrico III rimasero tesissimi e contraddittori, tanto che Enrico III, non fidandosi mai pienamente del fratello, era solito addirittura perquisirne le stanze e gli appartamenti in piena notte, in sua assenza, per riuscire a scovarne eventualmente prove di infedeltà alla corona. Deriso e disprezzato inoltre dai favoriti di Enrico III, che ne sottolineavano crudelmente il ben poco piacente aspetto estetico, ma soprattutto l'essere affetto da nanismo, rispetto invece all'avvenente eleganza di Enrico III, Francesco decise di fuggire da corte, ovviamente con l'aiuto della sorella Margherita, che addirittura lo fece scappare in piena notte da palazzo, calandosi con una corda gettata da una finestra della stanza della sorella e rincorso invano dalla madre Caterina. Dopo la sua fuga, però, Francesco non riorganizzò un esercito contro il fratello, nonostante le libertà concesse ai calvinisti fossero praticamente state tutte rettificate dal re. Anche perché ormai Francesco Ercole fu provato dagli effetti iniziali, ma comunque nefasti, della tubercolosi, che lo portò alla morte a soli 29 anni, qualche anno dopo.
La fuga di Francesco portò inoltre ad una sorta di relazione, se non altro più cordiale, tra Caterina, Enrico III, e la sorella Margherita. Anche la relazione tra Margherita ed il marito Enrico IV fu anch'essa appunto caratterizzata da un periodo di maggior collaborazione e nonostante le numerose amanti del marito, Margherita rimase comunque sempre al suo fianco, prendendosi anche molta cura di lui quando si ammalò gravemente e difendendone strenuamente gli interessi dagli attacchi della madre e del fratello Enrico III. Non potendo né volendo Enrico IV ritornare definitivamente presso la corte appunto di Parigi, dopo aver appunto ribadito la sua incrollabile fede calvinista, anche in quel caso Margherita non abbandonò il marito ed anzi si trasferirono insieme nel castello di Nirac, creandovi ovviamente per volontà di Margherita una vera e propria accademia letteraria. E la pace dunque regnò sovrana, se non altro per qualche tempo, tanto che il poeta d'Aubigné scrisse: «La regina di Navarra ha presto sconfitto gli animi e incatenato le spade». Durante la permanenza a Nirac, se Margherita si innamorò di quello che era stato lo scudiero del fratello Francesco Ercole, ossia Jacques de Harlay, il marito Enrico IV si infatuò di una sua giovanissima damigella d'onore, ossia la 14enne Françoise de Montmorency-Fosseux, che ormai in dolce attesa di un figlio del futuro Enrico IV cercò di portare il futuro re a lasciare la moglie e dunque a sposarla. Margherita, scioccata da questa gravidanza, cercò il più possibile di garantire a questa giovane donna un futuro e soprattutto onore, promettendola in sposa ad un giovane affidabile barone. Matrimonio che però provocò l'ira furente del futuro re Enrico IV. Margherita dunque fu costretta a lasciare Nirac, ambiente che ormai le era divenuto ostile. E come sempre accadde, la sua famiglia non l'accolse a braccia aperte e con comprensione. Infatti sia la madre, Caterina, che il fratello Enrico III provvidero immediatamente ad accusarla di non essere stata in grado di consolidare la posizione dei Valois in Iraq e di non essere stata in grado lei stessa di dare un figlio al marito. Il crudele Enrico III, che evidentemente provava una gioia immensa nel vedere Margherita soffrire, diffuse voci circa un presunto aborto di Margherita, incinta non del marito, bensì del suo amante, Jacques de Harlay, gravidanza che Margherita smentì sempre, anche nelle sue memorie. Ed Enrico III, evidentemente non ancora abbastanza appagato, cacciò definitivamente la sorella dalla corte francese, con umiliazioni senza precedenti durante il corteo di addio a Parigi. Umiliazioni che ebbero una enorme risonanza e scalpore presso le altre corti europee. Ma Margherita non poté tornare nemmeno al castello di Nirac dal marito, poiché fu da lui rifiutata, dato che ormai era piacevolmente intrattenuto in una nuova relazione con la bella Corisande, senza dunque più un luogo dove sentirsi accettata, e dopo aver vagato per i territori di proprietà di cui era contessa, Margherita si rifugiò nel castello di Carlat assieme al suo nuovo amante Gabriel Aubiac. Ma l'esercito del perfido fratello Enrico III la raggiunse e la confinò nel castello di Usson, antecedentemente prigione di Luigi XI. La madre Caterina, che mostrò per l'ennesima volta la sua ignobile crudeltà, fece impiccare Aubiac davanti agli occhi della figlia. Margherita rimase prigioniera del castello di Usson per ben 19 anni. Qui però le fu permesso di creare una corte di intellettuali proprio come a Nirac, con musicisti e scrittori. Fece inoltre restaurare la magione, lesse assiduamente ed ebbe contatti epistolari costanti
con l'unica amica che le era rimasta, ossia Elisabetta d'Austria, moglie dell'amato e compianto fratello Carlo IX. Elisabetta che la aiutò, persino anche finanziariamente. La madre Caterina ed il fratello Enrico III, legati da medesima crudeltà e disumanità, furono per così dire legati anche nella morte. Difatti morirono nello stesso anno, a pochi mesi di distanza l'uno dall'altra, nel 1589. E fu così che Enrico di Navarra, marito di Margherita, divenne re di Francia con il nome di Enrico IV. E seppur incarcerata, Margherita divenne regina consorte di Francia. E fu proprio in questo periodo che Margherita iniziò a scrivere le sue memorie, un testo autobiografico preziosissimo, che verrà pubblicato solo postumo, ma che viene considerato ancora oggi uno dei capolavori della letteratura francese. Nel 1599, in pieno accordo con il marito, ottenne l'annullamento del loro matrimonio. Enrico IV, che nel frattempo aveva avuto un figlio maschio dalla sua nuova amante, Gabrielle d'Estrées. Dopo la morte di Gabrielle, a seguito di complicazioni legate al parto, il re si sposò con Maria de' Medici. E fu proprio a partire dall'annullamento del loro matrimonio che i due ex coniugi ebbero ottimi rapporti, sino alla fine dei loro giorni, non più obbligati infatti in un matrimonio forzato. L'ex marito, ad esempio, la supportò anche quando Margherita dovette affrontare questioni spinose circa l'eredità della madre. Il solito perfido Enrico III, infatti, la fece diseredare dopo la morte di Caterina, in modo che Margherita non ricevesse nulla dell'eredità materna. Margherita però era in possesso di documenti autentici, nei quali risultava essere lei l'unica vera erede, e dunque riottenne tutto il suo cospicuo patrimonio. Mentre il re di Francia, ormai ex marito di Margherita, era come sempre impegnato in una delle sue numerosissime relazioni con giovani donne, toccò in ultimo alla sorellastra del nipote, Enrichetta d'Entragues. Margherita fu particolarmente impegnata nella sua amata attività di mecenate e a questo proposito fece costruire sulla riva della Senna l'Hôtel de la Reine Marguerite, di cui purtroppo oggi non ne rimane nulla se non una piccola cappella. Questo palazzo divenne centro di ricevimenti, spettacoli teatrali e balletti, incontri tra intellettuali, politici e mecenati. Vi stabilì anche la sede di un importante salotto letterario, frequentato da scrittori, poeti, filosofi e studiosi. Oltre a tutto questo, Margherita proseguì nelle sue opere di beneficenza. Quando Enrico IV fu ucciso per mano di un insegnante visionario e ossessionato, proprio come accadde al fratello Enrico III, Margherita fu di grande aiuto alla moglie, vedova di Enrico, ossia Maria dei Medici, svolgendo per lei numerose attività diplomatiche. E fu proprio dopo un suo importante incarico pubblico di mediazione tra clero e corona che Margherita morì il 27 marzo del 1615 a Parigi. Fu l'ultima discendente legittima dell'antica casata e dinastia reale dei Valois. Margherita dunque non fu una donna dai facili costumi, viziata e irrispettosa, bensì una donna colta e intelligente, buona e generosa, che cercò sempre di non ridurre se stessa ad un banale fantoccio tra le mani della madre e del fratello. Conscia del proprio valore e dei propri reali desideri e sentimenti, ella visse in una Francia turbata dalle guerre di religione, ove le donne, ed in particolar modo una donna come Margherita, vi trovava difficilmente posto, se non dopo aver combattuto e affrontato
come lei stessa fece per tutta la sua vita. Maldicenze, dicerie, calunnie e falsità.